Salve a tutti. E allora, andiamo a continuare con i lavori sulla testata. Vediamo qui. Allora, per un secondo lavorazione che ho ripreso, dove il primo che abbiamo avuto quei benefici e quelle prestazioni andando a cambiare anche le valvole. Quindi abbiamo fatto l'ultima prova di flussaggio con questa valvola che dobbiamo andare a mettere su queste testate. Prima di fare ulteriormente dei passaggi, quindi andare a togliere tutte le sedi, ho fatto un'altra modifica proprio per vedere dove arrivare. Quindi ho sistemato l'interno delle sede valvole leggermente più grande, quindi non abbiamo andato oltre certe lavorazioni proprio per creare un qualcosa che vada a migliorare di volta in volta. Quindi andiamoci passo per passo, vediamo se ci sono ulteriormente incrementi, possiamo continuare su questa strada, altrimenti ci andiamo a soffermare e valutiamo poi altri interventi. Difatti ancora qui sulla camera piccoli interventi, ma diciamo non ho fatto niente di che, anche perché voglio sfruttare sempre, ripeto, l'occasione della camera per andare a fare poi modifiche sull'altra, quindi eviteremo di fare ulteriori lavori. Quindi dopo aver fatto degli accorgimenti poi che dovrò riportare sull'altra testata, definirò anche le camere, anche perché poi qui dovranno essere tutte ripristinate. E allora, ripeto, ho lavorato di nuovo sull'adattamento della sezione del passaggio del sede valvole e anche sul condotto. Quindi anche all'interno vediamo di fare vedere. Ho risistemato qualcosa ancora da definire. Vedete lateralmente ancora delle parti grezze che non sono arrivato a lavorare. Però vediamo di vedere come geometrie come siamo. Quindi andiamo a fare quest'ulteriore prova. Capisco che è un lavoro lungo, a volte è fastidioso, nel senso prova, riprova, smonta, rimonta, però purtroppo anche nella prima fase di lavorazione, purtroppo non conoscendo anche il comportamento della testata, si è dovuto andare a fare questo tipo di approccio, diciamo, nell'intervenire sulla testata. Poi con delle conoscenze che abbiamo sulle altre testate possiamo fare qualcosa di più sbrigativo, ma sempre avendo dei confronti di flussaggio poi dopo nella fase finale per definire un po' se ci siamo sempre come portata. Ok, quindi andiamo a vedere un po' di montare le valvole. Già sono pronte per andare a montare. Ho dovuto adeguare anche l'appoggio sede valvole. Se vedete nel riquadro, la valvola mi va a appoggiare sull'alluminio proprio perché non abbiamo una sede ancora adeguata. Però vado a sfruttare l'appoggio sull'alluminio per avere il contatto del 15, del 45 gradi di appoggio valvola. Questo è giusto dirlo perché poi la sede sarà molto più ampia come diametro esterno proprio per avere l'appoggio sulla valvola che andiamo a mettere. Quindi completo di montare le due valvole, vado a fare la prova di flussaggio e andiamo a vedere poi il risultato ottenuti, questa con l'ultima prova che abbiamo fatto nel video precedente. D'accordo? Quindi vado a vedere un po' come si va a comportare. E allora, siamo passati nella fase successiva, quindi ho fatto già la prova di flussaggio con questa modifica sia della sede che ho adeguato alla valvola e già vi vado a dire che gli incrementi ci sono stati, quindi la lavorazione è andata a buon fine. Ora il mio problema qual è? Di fermarmi o di continuare avanti? Io a questo punto mi fermo perché poi, come dire, meglio andare sul sicuro e qualcosina poi lo andiamo a fare qualche simulazione al limite quando ho un po' di tempo vado a fare delle simulazioni poi a parte questa testata, quindi cercheremo qualche guadagno ancora ma senza andare a rischiare il lavoro sulla testata, quindi non ho l'opportunità di avere qualche altra testata a disposizione, per questo dico ci accontentiamo di quello che abbiamo avuto e andiamo a vedere un po' gli incrementi, anche se poi come qualcuno mi ha detto sulla portata quali sono i guadagni ottenuti, comunque io lo vado sempre a specificare un po'
nel riquadro che andiamo a fare alla fine del video. Quindi anche se non ho ancora completato tutti i vari passaggi anche sullo scarico, perché momentaneamente mi sono soffermato sull'aspirazione, perché sullo scarico abbiamo poco da, perlomeno sì, dobbiamo aggiustare sempre qualcosa, però abbiamo da quello che ho valutato già come dimensionamento ci siamo, quindi andiamo poco da, da strafare a livello di geometria e di comportamento anche sulla testata. Quindi andiamo a vedere questi aggiornamenti che ho avuto e poi andiamo a vedere poi la testata smontata e quello che voglio fare su esperimento su questa per riportarla sull'altra testata. Quindi faccio vedere quello che sto modificando su questa testata. E allora iniziamo con partire dal riquadro, quello che abbiamo fatto su questa testata come lavorazione. Quindi quando abbiamo fatto questa lavorazione, come ripeto dall'inizio, abbiamo perso nelle basse aperture per andare a guadagnare qualcosina in alto delle aperture della valvola. Poi per ripristinare un po' qualcosa avevo montato la valvola originale e addirittura andava a guadagnare qualcosina ancora più in alto. Nella seconda fase di lavorazione, quando ho inserito poi la valvola con diametro più grande, vedete ho riguadagnato sulle basse aperture, quindi a parità di sezione valvola, di sezione di sede valvola, avevo riguadagnato quello che avevo perduto all'inizio della lavorazione. E allora, per ancora andare avanti, andando a togliere no, andiamo a lasciare questo e mettiamo l'ultima prova che ho fatto adesso con la sezione della sede valvole maggiorata. Vedete? Abbiamo avuto incrementi sia nelle basse aperture e abbiamo guadagnato nettamente iniziando da 4 mm sempre a salire come portata, quindi l'incremento l'abbiamo avuto. Ripeto, alla domanda ci fermiamo oppure continuiamo nell'esagerare nel passaggio della sede valvola, dico che a volte bisogna accontentarsi, meglio perdere qualche cavallo in più e guadagnare nell'erogazione del motore, anche perché devo valutare il tipo di gamme che andiamo a montare. Quindi questo è stato un po' il passaggio finale del guadagno ottenuto, di quello che avevamo inizialmente perduto per una potenza superiore, ma poi l'abbiamo riguadagnato andando a lavorare sia il passaggio interno del condotto, sottosede e valvola. E da questo riferimento ora posso tranquillamente andare a cambiare gli anelli e vedere di comportarmi alle giuste dimensioni che ho ottenuto questi risultati. Poi passeremo sulla camera di scoppio al limite qualche lavorazione da poter definire, ma già al 99% ci siamo da quello che dobbiamo ottenere. E allora, se andiamo a vedere in termini di guadagni che abbiamo avuto adesso, allora questo era infine all'ultima fase di lavorazione. Vedete, avevamo 133 di media, quello che ho sistemato adesso come valore. Quindi questi sono i CFM di lettura che abbiamo ottenuto fino al video passato, quindi con la testata lavorata e con la valvola sempre a dimensione maggiore, e questo è quello che andiamo ad avere adesso. Vedete come va a cambiare il grafico di sovrapposizione della curva, ma se ci fermiamo andiamo a vedere che abbiamo 141,47 di media contro i 100, vediamo di vedere, 133 che avevamo, quindi abbiamo guadagnato 7, quasi 8 CFM di media totale, però li abbiamo distribuite, quindi ne abbiamo in certi punti sia nelle basse aperture che nelle alte aperture abbiamo guadagnato tutto nell'arco della prova di flussaggio. Quindi per il momento ci fermiamo come valutazione finale, poi vediamo nell'ultima prova con il valore della camera lavorata, vediamo se va a cambiare qualcosa. Ok, andiamo a vedere sulla testata e vediamo la modifica da poter fare sull'altra per poter sviluppare i guadagni ottenuti in questa. E ripeto,
su questa prova di flussaggio. Sono sicuro che ancora possiamo guadagnare al di là del dimensionamento delle sete, ma dovremmo lavorare sulla geometria della valvola e anche come disegno della valvola stessa. Quindi per il momento questo è un po' è tutto un po' sospeso nelle idee che avrò più avanti. D'accordo, andiamo a vedere quello che è successo. E allora, abbiamo visto che i miglioramenti ci sono stati, quindi ora l'ultimo passo qual è? Quello che volevo dire a livello di sfruttare questa testata, perché già su queste alcune modifiche ho in mente di poterle fare, vediamo di poterle attuare, proprio perché non abbiamo lo spazio come in questa testata da poter sfruttare, perché qui già la guarnizione arriva a lambire proprio il tratto esterno della sede valvola, però ho in mente di fare qualche cosa di cambiamento. Andiamo a fare qualcosa per migliorare intanto il passaggio da fare su questa testata, quindi come andiamo a provare. Che cosa facciamo? Io vado ad applicare momentaneamente per ricreare un po' la camera di quella testata, andiamo ad applicare della plastichina all'interno. Momentaneamente farò una cosa veloce per far capire un po' quello che voglio arrivare a fare come tipologia di lavorazione. Quindi andiamo a mettere della plastichina e poi quella in più la andiamo poi un po' a togliere. Quindi voglio fare capire un po' quello che vado a fare, poi con più tempo cercherò di sistemare qualcosa nella camera. Quindi quello che ho in mente è ricreare un po' il disegno della camera che abbiamo sull'altra testata e quindi riportare il massimo, come dire, di geometria possibile per poter avere un risultato quantomeno avvicinarci alla stessa geometria, proprio perché in quella non possiamo fare delle lavorazioni come in questa, però andando a ricreare lo spazio interno della camera, come dire, decimo più, decimo meno, ma andando ad avere le giuste geometrie. Io in questo caso mi fermo soltanto per fare comprendere quello che voglio portare avanti. E una volta definita la camera, andando a chiudere tutti gli spazi che dobbiamo ricreare come quella, sfrutteremo il discorso della valvola che poi, anche se qui sono un po' all'estremo, che qui non posso andare a montare, vedete, riesce a malapena ad entrare, però si può fare entrare, però vediamo di valutare se è necessario montare delle valvole così grandi oppure attenerci anche qualche millimetro in meno, proprio perché abbiamo qui la parte laterale che ci va un po' ad ostacolare. E quindi anche con questa parte che andiamo un po' piano piano a chiudere lateralmente, in questo caso tipo un modo come un altro così, andiamo a vedere come si va a comportare il flusso. Quindi, e poi lavorando nell'andare a togliere il materiale sulla camera dove ritengo più opportuno, vediamo di poter arrivare a un migliore compromesso e poi questo tipo di lavorazione lo riportiamo sull'altra testata. Quindi cercherò momentaneamente di sfruttare questa per questo motivo. Poi su quella vediamo di modificare qualche altra cosa, anche di aggiustare le dimensioni delle sezioni interne su questo tipo di testata, visto che questa andandola a modificare internamente, dando una maggiore geometria per agevolare l'uscita, ho visto dei miglioramenti. Vediamo se poi con questo tipo di lavorazione laterale di quanto va a perdere e quindi a quanto possiamo arrivare poi sull'altra testata. Ok, fatemi definire un po' tutto l'insieme e poi quando sarò pronto vi faccio vedere il lavoro definito e lo andiamo a provare sul banco di flussaggio. E allora, eccoci con la nostra camera definita.
Quindi vedete, ho aggiunto quest'area di switch che abbiamo lateralmente ricreato della testata, e più o meno ho dato una misurata, quindi andando a dare una misurata su questa testata e riportandola qui, bene o male ci siamo, anzi siamo leggermente più stretti, però in questo caso ci interessa soltanto avere un riferimento. E allora ho ricreato anche qui il bordo, anche se non è ben definito, ma andiamo ad avere l'ostacolo della parete sulla valvola, e qui, anche se siamo poi vicino alla valvola, poco ci importa, il flusso già l'abbiamo abbastanza distante, dove va a complicarci un po' la vita. E allora poi dopo la prova fatta, andiamo a vedere come poter lavorare sulla camera. In questo caso ho sfruttato a filo di andare a mettere queste valvole, e bene o male sono però una scelta obbligata, perché non ho a disposizione una valvola con 1 mm più piccolo, quindi vedete va a entrare giusto giusto. Ora dove lascia l'impronta vado a togliere quel materiale che si va a portare dietro leggermente, e quindi la vado a montare in questa posizione. Quindi vado a mettere molle e andiamo a fare ora subito la prova di flussaggio, e poi andiamo a rivedere un po' il comportamento su questa testata, così per, ripeto, sempre per andare a vedere poi dove lavorare sulla parte, o perlomeno andare bene o male a colpo sicuro. Quindi farò questi esperimenti per non andare a rovinare quello e poi ritornare indietro sulle lavorazioni. In questo caso sfrutteremo questo tipo di testata, e anche nello stesso tempo andiamo a valutare le varie perdite che ci sono a livello di comportamento di ostruzione della camera, anche se questo, ripeto, ha un volume di cilindrata, poi cioè il diametro è molto inferiore a quello, quindi se lì abbiamo 86, qui mi sembra che siamo sugli 84 o ancora di meno. Potremmo misurare qui come riferimento dove andiamo a finire, dovrebbe essere 85, quindi 85, 81 forse, in base alla rettifica che è stata fatta poi sul cilindro. Andiamo a vedere i dati di flussaggio. E allora ho rifatto di nuovo l'ultima prova, quello che vi ho detto sulla camera che abbiamo modificato. Quindi abbiamo aggiunto quella plastichina per ricreare quella valvola, cioè quella camera della testata turbo con un cilindro più piccolo, e quindi facendo la prova abbiamo ricreato quelle condizioni, e anche se abbiamo adottato quella valvola abbiamo avuto delle modifiche sull'andamento del flusso. Quindi ripeto che questo video è abbastanza importante per chi lo va a vedere. Mi dispiace purtroppo per tutti quei cazzoni che ritengono inopportuno andare a vedere i miei video, quindi vanno a perdere tutto questo aggiornamento. Però, ok, per chi ha fede di vedere i miei video e mi continua sempre nel sostenere di volta in volta e incoraggiarmi anche nelle varie prove che vado a fare, sono felice per questo. Quindi voglio ringraziare anche tutti questi tutti voi che mi date prova di fiducia. Quindi andiamo a vedere un po' quello che è successo, e quindi andate voi stessi a quantificare le varie modifiche che sono state. Quindi vi servirà anche per andare a comprendere anche un po' il comportamento del flusso. Io già da quello che ho visto ho valutato alcune modifiche da poter fare per andare a migliorare poi quella testata, però ripeto, quello sarà poi un video dedicato, anche perché abbiamo diverse due configurazioni di collettori diversi, quindi vediamo un po' anche l'andamento delle modifiche da fare. Possibilmente mi procurerò qualche valvola diversa, intermedia come dimensionamento, e vedrò di modificare qualche cosa. Ok, andiamo a vedere un po' le modifiche, e poi lo andiamo a vedere poi a prova fatta sulla testata. E allora eravamo rimasti qui sul video con la massima
portata di riempimento che abbiamo avuto sulla testata del 1600. Quindi da questo qua ho aggiunto il confronto della testata della Turbo, della Bravo Turbo 1600 con diametro diverso. Quindi qui siamo con una testata aspirato contro una testata turbo che va poi a cambiare giustamente i suoi miglioramenti in entrata per la pressione. Però vediamo di andare a fare questo confronto. Questo è il confronto della testata della prova della Bravo Turbo. E qui siamo con quella iniziale di questa testata già modificata che andava a perdere nei bassi. E allora da questa prova che ho avuto, vedete, quella che abbiamo avuto adesso con l'incremento della valvola più grossa, abbiamo migliorato sia in tutto l'andamento della curvatura e in alzata andiamo a migliorare proprio dovuta anche come riferimento alla valvola più ampia. Ma con la modifica fatta su questa testata andiamo a vedere che ora vado ad aggiungere il grafico. Vediamo, vedete, andiamo a guagliare nelle basse aperture, ma poi iniziando da 4 mm abbiamo dei piccoli incrementi man mano e siamo arrivati poi alla massima apertura, cioè alla massima portata di questa testata che avevamo con la camera molto più ampia. E quindi poi da 11 mm in poi abbiamo eguagliato il comportamento di quella testata, quindi non abbiamo più quel disturbo sulla parete vicino alla valvola, anche perché abbiamo fatto la prova con un passaggio leggermente più ampio rispetto a quella del turbo, ma di poco la differenza è. Il discorso è che andiamo ad avere quell'incremento proprio dovuto allo spazio in più sulla camera a parità di valvola che abbiamo modificato. Quindi qui abbiamo aggiunto anche la valvola per creare più velocità pure nelle massime aperture e abbiamo avuto quegli incrementi iniziando da 4 mm. E vedete il comportamento che dove tutto si va a perdere nei due confronti della camera, quindi a parità di testata, di condotti e di valvola. Questo qua è tutto lo svuotamento di riempimento che non abbiamo in quella testata, e quindi vedete un po' abbiamo rispecchiato l'andamento dell'altra testata. Quindi qui abbiamo avuto quell'incremento proprio per quella sezione più ampia sia di valvola che di passaggio poco, e questo dà spunto a come andare a intervenire sull'altra testata. Vediamo se posso fare anche non so se lo posso andare a fare su questo tipo di lavorazione di testata, ma valuterò di modificare le valvole, quindi cercherò un approccio con delle valvole diverse sia come geometria anche come passaggio, per andare a sfruttare quella dimensione massima che possiamo avere sia come camera che anche come passaggio sede valvola. E quindi se ci sarà il caso lo vorranno fare, poi è un discorso poi finale, si andranno a cambiare pure le valvole, anche se sono speciali, quindi se l'incremento sarà molto sostenuto, quindi sarà il caso di valutare di andare a cambiare le valvole. D'accordo? Quindi questo è quello che abbiamo ottenuto nelle due differenze di camera. Vedete il comportamento poi nelle alte aperture della valvola, come va un po' a riempire quella differenza di passaggio sede valvola e valvola. E allora abbiamo visto la prova di flussaggio, che cosa è avvenuto. Intanto andiamo a vedere che le valvole passano proprio aderenti alla camera, come abbiamo visto, che sono più o meno già allo stesso dimensionamento. Quindi se andiamo qui a togliere qualche decimo abbiamo quella modifica di andare a portare queste valvole lì. Ma io ho un'altra strada da scegliere, quindi ho già in mente cosa andare a proporre per quella testata. Però vedete, con l'aggiunta del materiale in camera, andando a ricreare quella geometria quasi uguale, cioè al 99% siamo lì, però avete visto che nella prova di flussaggio abbiamo avuto gli stessi comportamenti che abbiamo avuto poi
a parità di testata lavorata e con la stessa camera come confronto le stesse portate di questa testata. Quindi bene o male la camera l'abbiamo ricreata al 99% e quindi anche nella prova del flussaggio i diagrammi sono stati pressoché uguali. Non più che poi nell'alzate maggiore abbiamo avuto quegli incrementi dovuto proprio a un dimensionamento sia della valvola e giustamente nella raccordatura dei condotti leggermente adeguati per il dimensionamento dell'interno che va a cambiare, ripeto, è cambiato poco rispetto a quella testata e quindi questo lo voglio andare un po' a dire. Quindi cercherò di valutare attentamente le modifiche da apportare su quella testata, ma andando a lavorare su questa. Quindi lasciando invariato quel volume, se apporterò delle modifiche dove posso togliere del materiale senza andare a modificare giustamente i dimensionamenti di uscita delle valvole stesse, cioè quella parete laterale dove va a uscire la valvola non la possiamo modificare, però qualcosa possiamo andare a rastremare dentro la camera su questa. D'accordo, spero che qualcosa si sia valutato anche per voi andare a vedere sia il comportamento del banco che per me funziona benissimo nel mio caso e nello stesso tempo che le varie prove che andiamo a fare hanno sempre un riscontro sempre favorevole. Ci aggiorniamo al prossimo video, spero che a qualcuno sia piaciuto e possa sempre dare la sua fiducia nei miei video.